Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2026. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici della bilancia. È un periodo probabilmente che sarà focalizzato sul creare qualcosa di stabile, sul regolarizzare o sistemare qualche cosa e potrebbe anche esserci qualche tema con una figura di riferimento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se vorreste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Quante spade. Regina di spade, 3 di spade, fante di spade e appeso. Abbiamo un 9 di bastoni, 7 di spade, 8 di spade, 9 di spade e re di pentacoli. Ragazzi, avete quasi fatto un play. Tanta mente questo mese, tantissima mente. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia generale, potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi il lavoro, l'amore, il denaro e via dicendo. Allora, c'è una regina di spade, subito così all'inizio abbiamo un 8 di pentacoli. Può essere qualcuno che vi ronza intorno nel posto di lavoro, può essere una nuova conoscenza con la quale potrebbe esserci un potenziale inizio di qualche nuova quotidianità lavorativa, personale, hobbistica anche per qualcuno. Andiamo a vedere il 3 di spade. Queste sono troppe, Allora, 10 di bastoni e imperatore. Questo 3 di spade, ragazzi, mi fa pensare che ci sia qualche cosa, qualche ferita che ancora non avete lasciato indietro, non avete chiuso. Qui abbiamo un 10 di bastoni, quindi c'è qualche peso, qualche responsabilità. Può essere proprio con questo imperatore, visto che viene ripetuto 2 volte. C'è come qualche tema con o un personaggio o magari proprio la stabilità, perché comunque l'otto di pentacoli è uno degli arcani minori dell'imperatore, quindi c'è un tema con qualche cosa che è nel quotidiano, con qualche cosa che vi dà la stabilità. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo il 10 di spade e un fante di pentacoli. Di nuovo un altro 10 girato al contrario. C'è come un capitolo che non volete chiudere e sento che questo 3 di spade è come se fosse una ferita ancora aperta. Per qualcuno potrebbe essere con un padre, con un capo, per qualcun altro con questa regina di spade, anche se sento che potrebbe far riferimento come a una certa rigidità, perché anche quello, no? Il senso dell'imperatore, ha questa armatura, una corazza, un militare rigido. Andiamo a vedere l'appeso.
temperanza. L'imperatrice aveva fatto capolino prima, il gruppo di carte sotto anche, insomma sono riuscite e bisognerà prenderle. Allora, temperanza, imperatrice, cavaliere di pentacoli, 2 di bastoni, 5 di spade non mi stanno più, facciamo così. E asso di bastoni. Allora, qui avete l'appeso che vi invita a guardare le cose da un'altra prospettiva. Mi viene da dire che non sia la vostra, cioè nel senso, è come se si trattasse di mettersi nei panni di qualcun altro. Qui c'è un asso di bastoni, al contrario, sento come se non voleste prendere qualche tipo di iniziativa. Perché qui effettivamente c'è un mago, c'è un potenziale nuovo inizio, ma qui è come se non faceste niente. Difatti è sotto l'appeso è un momento di fermo, è un momento dove si cerca di riflettere, si cerca di capire, di comprendere, di vedere un altro lato della realtà. C'è anche una temperanza, qui qualcuno ha bisogno di vedere quella parte di verità che ancora non si è vista. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Carro, mi stava cascando per terra. E 7 di spade. Datemi una carta per il 7. Due di spade, ruota della fortuna e 4 di bastoni. C'è qualche bugia che vi state raccontando o sulla stabilità o sul denaro potrebbe essere, o su un cambio, perché qui effettivamente si tratta, c'è anche un carro, o di una decisione che dovete prendere, o qualche cosa che state difendendo. C'è come una bugia sullo spostarsi, sulla stabilità, sul denaro. Cioè, state difendendo comunque un qualche cosa che secondo me fa riferimento a quello che dovete vedere da un altro punto di vista con la carta dell'appeso. Andiamo a vedere 7 di spade perché, guardate, ce l'avete anche qui. 6 di coppe, 8 di coppe, 10 di coppe. Guardate, ho l'idea che ci sia come un sogno con questo 6 di coppe da cui vi dovete allontanare per raggiungere un certo completamento, un certo compimento. Può essere che qualcuno di voi abbia così tanto in testa questo sogno che non riuscendo a raggiungerlo ha come una ferita ancora aperta. Qui vi dico, c'è 8 e 9 di spade, quindi è come una 7, 8, 9 di spade. Qui avete dov'era? Il 10 di spade qui. La regina di spade. C'è una forte mentalità negativa, sento, in questa prima, diciamo nella seconda settimana di maggio. Andiamo a vedere l'otto di spade. È come se qualcuno pensasse di non poter far diversamente. Amanti e appeso. Potreste dover prendervi del tempo per fare una scelta, per rivedere secondo me il punto di vista, perché qui la chiave è un po' l'appeso. Andiamo a vedere il 9 di spade. Qui ci sono come delle preoccupazioni. È un qualche cosa che vi preoccupa per quello che riguarda la vostra stabilità. Il Re di Pentacoli è anche uno degli arcani minori del Papa. Credo che ci sia come un qualche cosa che potrebbe minacciare la vostra stabilità durante la seconda settimana
di maggio, ma allora qualche cosa ha a che vedere con la parte monetaria, secondo me. Qualcosa è una stabilità in senso di zona di comfort, io credo. Ancora una carta per il 9 di spade. Sì, perché è come se preferiste prendere tempo per certi versi. Forza, asso di spade e stella. Datemi anche un paio di carte per il re. Morte e regina di spade. Avete anche iniziato. Sì, si tratta di tagliare con certe rigidità. Qui c'è un asso di spade, ragazzi. Secondo me dovete semplicemente comunicare quali sono i vostri desideri. Se non avete nessuno a cui comunicarli, diteli a voce alta, in modo che siano come un decreto lanciato all'universo. Però si tratta un po' di prendere il coraggio di andare avanti. Probabilmente avete qui gli amanti come carta di scelta. E qui si tratta di parlare. L'asso di spade è una chiarezza mentale con anche una comunicazione verbale. Mm? Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro, da chi è disoccupato e vi dico che ragazzi c'è una forte probabilità che entro la metà del mese possiate effettivamente. Vi devo dire che potreste anche dover scegliere quale delle due offerte o quale delle due occasioni poter cogliere, però sento che qualche cosa inizierà. Sinceramente non vedo contratti per adesso, però è un qualche cosa che comunque può dare una certa stabilità e anche un certo compenso economico, perché devo dire che il soldo darà le sue gratificazioni in questo nuovo lavoro. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora io ho la sensazione che se siete in un momento, in un ambiente lavorativo o in un momento lavorativo dove non state più bene, qualcuno di voi ho come l'idea che possa nutrire l'illusione, se me ne vado, le cose cambiano, se cambio reparto, le cose cambiano. Sento molto un cambio reparto qui, un cambio ruolo, un cambio all'interno di questa azienda, però è anche vero che non vi darà poi tutte le soddisfazioni che pensavate o potreste iniziare comunque a parlare in questi termini, ma è come se dall'altra parte non ci fosse tutta la risposta che voi vi aspettate. Mm, tenete presente che potrebbero proporvi qualche cos'altro, ma giusto per tenervi calmi, per tenervi quieti. Se parliamo di autonomi, allora per voi, allora, sento che qualcuno si sta ancora leccando le ferite da qualche vecchia fregatura. Si tratta di riorganizzare un po' il lavoro, di lasciare indietro certe rigidità, di, come dire, diventare un pochettino più flessibili per quello che riguarda le richieste dei clienti. E vedrete che mettendo un po' più di servizio di qua e qualche novità dall'altra parte, potrebbe anche venirvi bene aumentare un pochettino il flusso nei social, quindi o aumentare proprio il numero di social che avete o gli interventi che voi fate, può comunque, diciamo così, togliervi dal torpore di questo periodo. Tenete presente, questo lo dico per tutti, anzi adesso parlo dei soldi, però avete la ruota della fortuna, avete uno, due imperatori, basta. Però già avere la ruota della fortuna mi indica che c'è come qualche nuova occasione, nuova opportunità, qualche nuova possibilità, qualche orizzonte che prima non si vedeva che in questo periodo potreste effettivamente cogliere. Mm. Beh, c'è anche il Re di Pentacoli a fine lettura che mi parla di stabilità monetaria, per cui si tratta di avere un po' di pazienza, secondo me, e qui anche avete la carta della temperanza. Allora parliamo di soldi. Io sento che qualcuno sta sprecando le risorse dietro un sogno. Cioè,
C'è da ridimensionare questo sogno, c'è da rivalutare, riprogettare, perché così come lo state facendo, voi state cercando di creare la zona sicura, però in realtà non vi sta funzionando. E molti potrebbero, diciamo così, avere questa tendenza in questi 15 giorni a spendere un po' troppo per le persone che vi sono intorno. Potrebbero essere i figli, i genitori, i colleghi. Sapete, il pensierino alla collega, quell'altra cosa, che magari uno lo fa anche col cuore, però a un certo punto bisogna fare i conti, no? Sì, comunque spese intorno alla famiglia, potrebbe essere, sì, casa anche per qualcuno, qualche upgrade casalingo. Per quello che riguarda i progetti, sento che dovete, perché, allora, sento che siete come in un momento un po' rigido, ok? Se volete che quello che state progettando prenda piede, quello che mi hanno detto è mettetevi nei panni dei clienti. Questo può essere una tecnica, un trucco per capire che cosa si aspetta il cliente, cosa vede il cliente quando magari apre il vostro sito internet o cose per lo stile. Parliamo di relazioni, ragazzi. Sì, ci sono dei temi con i figli, comunque, io ve lo dico, questo mese potrebbero esserci dei temi anche economici con i figli. Non niente di preoccupante, però è un'energia che arriva proprio tanto. Se non avete figli potrebbero essere gli animali da compagnia, piuttosto che qualche progetto che avete col partner, insomma, c'è come un punto che richiede proprio il vostro focus. Non si può far finta di non vedere certe dinamiche in quel settore relazionale, insomma. Se parliamo poi di relazioni romantiche, allora, se non avete nessuno, qualcuno può entrare, già a inizio mese. Vi dico che per qualcuno potreste già avere una quotidianità con questa persona, però è anche vero che con questo 3 di spade e l'appeso, allora per qualcuno potrebbe già essere successo come qualcosa che vi ha ferito. Sento che è più, allora, se per caso avete già come un quotidiano, non lo so, per esempio una persona con la quale scambiate qualche chiacchiera così il mattino quando andate a prendere il caffè al bar, può essere che vi abbia già dato come qualche battutina o vi abbia mostrato qualche lato di sé che vi abbia un po' deluso, che vi abbia un po' lasciato così, magari ha fatto una battuta infelice per fare il simpatico o la simpatica e non si è resa conto questa persona che vi ha un po' ferito. Devo dire che siete un po' presi dai vostri trip sto mese, cioè tantissime spade, tantissimi pensieri anche negativi, forse c'è proprio un altro settore che vi tiene occupati in questo momento, però è anche vero che sento come se vi conosceste a inizio mese, potrebbe esserci come un po' di comunicazione, di continuità, mettiamola così, però è solo verso la metà del mese che si comincia a parlare un po' più chiaro, che io dico, secondo me questa persona vi piace parecchio e vi fate mille problemi per rivolgerle la parola, dirò la cosa giusta. Ecco, sento tanto un tema di giustizia. Sarò la persona giusta o sarà la persona giusta? E qual è la battuta giusta? Qual è l'abbigliamento giusto? Il comportamento giusto? Però a un certo punto fatevi fluire, cioè nel senso, quello che viene viene, no? Per le persone che sono in una relazione, ecco, sento nuove regole, ma questo 3 di spade mi dice che c'è qualche cosa ancora che non avete digerito, qualche cosa che non avete ancora rettificato, che non avete inquadrato. Può essere una vecchia ferita di qualche cosa che è successo nel passato tra voi e la vostra persona di interesse o fidanzato o insomma
oppure è roba tutta vostra a causa di questo imperatore al contrario che secondo me riguarda una stabilità. Può anche essere il mi sento stabile con una persona, mi sento al sicuro con una persona. Può essere che non vi sentiate ancora al sicuro. Ehm, Guardate, io sento che potrebbe essere un tema che tratterete verso la metà del mese con questo asso di spade. È come se trovaste finalmente il coraggio di affrontare certi punti critici della relazione o certe vostre paturni, considerato 7, 8 9 di spade, certe vostre proiezioni. Potrebbero anche essere aspettative, cioè nel senso ognuno. Però è come se si trovasse a un certo punto il coraggio di tirar fuori un tema, di parlare di quella cosa lì. Ok, per le persone invece che sono in una relazione indefinita, clandestina, senza etichetta, anche per voi sento che è importante trovare la zona sicura. Non è tanto la zona di comfort, ma è la zona sicura, cioè come impostare la relazione in modo da sentirvi al sicuro. E questo potrebbe essere il tema che andrete ad affrontare proprio in questo periodo, in questi 15 giorni. Se non vi state sentendo, con questo asso di spade sento che potrebbe arrivare qualche tipo di comunicazione. Mm? Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Oltre le illusioni e guarigione. Mm. È come se ci fosse da vedere il tutt'uno della medaglia. Qui avete l'appeso che vi dice guardate l'altro lato, perché voi avete come la visione frontale, avete bisogno di guardare anche sul retro. In questo caso questa carta parla di una certa coerenza, è un re di coppe, parla di una certa coerenza tra quello che si pensa e quello che si fa. E sia quello che si pensa che quello che si sente che quello che si fa deve essere in allineamento per raggiungere la guarigione. Qui si tratta di guardare oltre le illusioni, oltre a questo sette di spade, oltre a questa ferita, oltre a questa rigidità mentale. Mm? Andiamo a vedere ancora un oracolo. Sforzi, 2 mesi, cari amici della bilancia, se volete ottenere quello che volete ottenere, bisogna sforzarsi. Niente arriva perché ci mettiamo lì e visualizziamo che bisogna anche darsi da fare, tirarsi sulle maniche e fare qualcosa di proattivo per far sì che quello che vogliamo manifestare inizi a manifestarsi, appunto. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Spero di avervi dato degli spunti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, con la condivisione o l'iscrizione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail, però tenete presente che la stessa cosa la potete fare anche abbonandovi al canale. Sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero perché il tutto è stato studiato come una scuola, praticamente ci sono decenni dei miei corsi, dei miei studi personali e professionali che io sto pian piano condensando e mettendo lì a disposizione. Date un'occhiata, tanto i titoli si vedono. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!